Ah, sei lì. Oggi sono qui per presentarvi questo giocatorino qua. Saldatrice Telvin, che è una marca italiana, un modello che è una via di mezzo tra esperto e inesperto, più tendente verso l'inesperto. Io appunto ne approfitto adesso per dire che non sono un saldatore esperto, so saldare, ma non sono assolutamente un saldatore esperto. Diciamo che tutte le cose che ho saldato, che io sappia, non sono mai cadute. Però c'è ancora tempo. Apriamola subito, andiamo a scoprirla. L'ho aperta giusto per vedere se non c'era dentro un sasso. Beh, adesivo, solite specifica, non ci interessano, passiamo subito. Qui abbiamo i due cavi, quello più corto è quello della massa, cioè quella che dopo andrà a collegarsi nel meno. Qui sotto abbiamo la nostra saldatrice. Adesso ve la faccio vedere un po' più da vicino, è molto piccolina. Dopo vi spiego un po' come funziona. Poi abbiamo questa maschera Telvin col pannellino solare che non serve batteria né niente, nel vedere il fascio di luce automaticamente col pannello solare ti oscura la maschera. Dunque questa top. Ho comprato quel pacchetto qua con la maschera e la saldatrice ovviamente, sacrificando la valigetta. Ci ho impiegato un po' a scegliere effettivamente che pacchetto preferivo, perché la valigetta era interessante, solo che dopo mi sono detto tanto la tengo sempre a casa nel cassetto, dunque ho scelto questa e ho sacrificato la valigetta per la maschera, che comunque avrei dovuto comprare né più né meno. Non è finita qua, ci sono ancora 3 accessori, adesso li vediamo subito. Anche tu, guardi i miei video senza iscriverti, mi faresti un grande favore se ti iscrivessi, così posso continuare a portare contenuti di qualità e proseguire il mio viaggio youtubiano. Proseguiamo. La torcia, che non so se si chiama torcia anche su queste saldatrici, comunque il positivo dove ci andrà l'elettrodo qua in mezzo. E poi abbiamo la massa. Gli accessori non sono finiti, perché abbiamo anche questa spazzola multifunzione dove puoi grattare e puoi anche rompere la scoria con questo. Molto utile questo aggeggino. Vi faccio vedere un attimo la saldatrice da vicino. Questa qua è la sezione, diciamo, più importante, perché ti dice, vabbè, qua si collegherà il più, che ovvero questo dove va l'elettrodo. Di qua si collegherà al meno, che è la massa, e questo è molto interessante perché oltre a essere la classica regolazione dell'amperaggio, che sono le scritte in bianco, dove ho le scritte quelle interne, sempre in bianco ma interne, è un consiglio su che elettrodo utilizzare. Dunque, per esempio, io intorno mettiamo a 80 ampere, l'elettrodo consigliato è il 2,5. Qui invece è il 2 e andando indietro 1,6 e così via. Questo è molto interessante perché ti dà un'indicazione su appunto che elettrodo utilizzare. Anche qui ti dà comunque un'indicazione sempre sull'elettrodo, ovvero qua l'elettrodo da 2 mm ti dice 55 ampere. Qui ovviamente tasto di accensione e spegnimento e spina di alimentazione. Sotto non c'è niente. Ora vediamo un attimino subito le misure. Qui abbiamo circa 21 se calcoliamo anche la maniglia. Come lunghezza abbiamo 28, come larghezza abbiamo 12. Calcolate che è molto piccola. Poi un'altra cosa che magari a molti potrebbe interessare è: ma questa qua posso usarla con 3 kW? La risposta è sì, però non posso ovviamente spingerla troppo di ampere. Non l'ho ancora provata, però secondo me fino a 90 ampere si può andare tranquilli, che comunque per le saldature appunto che si possono fare in ambito hobbistico, perché se invece andate a saldare col 4, allora vabbè, non ha più senso magari neanche comprare questa, anche se in realtà può farlo, perché comunque arriva anche al 4. Comunque ora vi faccio vedere subito come si collega la massa e il positivo. È molto semplice, comunque
se qualcuno l'ha mai visto. Finito questo, andiamo a provare. Qui ho due cavi che sono intercambiabili perché questo attacco qua entra sia nel più che nel meno, però io consiglio, adesso non so se sono lunghi uguali o no, io consiglio quello più corto, se ci fosse, di tenerlo per la massa, perché comunque mi attacco in basso, basta che sono attaccato alla struttura e via, mentre il più ho bisogno di muovermi attorno alla struttura. Faccio una prova lunghezza, purtroppo sono lunghi uguali, avrei preferito se fossero uno più lungo e l'altro più corto, ma vabbè, non ne faremo un problema. È molto semplice, devo far passare il cavo qua dentro, attaccarlo qui sotto. Ora sviterò queste due viti, chiave dell'8, come dicevo prima, lo faccio entrare qua fino al mio punto e poi si dovrò aprirlo per farlo entrare bene. È importante che il cavo lo facciate passare qui e non qui, perché sennò quando poi vado ad aprirla schiaccio il cavo a lungo andare, lo rovino. Ok, lui è entrato, dunque posso già tirare. Questo tiratelo bene, così non vi succede che magari state lavorando e dovete fermarvi e tirare la vite perché vi è uscita. Fate una bella prova di tiraggio. E ora andiamo a collegare la torcia. Cacciavite, si svita questo per togliergli la copertura sotto. Ecco fatto, e il mio cavo andrà inserito qua dentro. Questa è una brugola, dunque procuratevela se non ce l'avete già. Per non dimenticarmi faccio prima subito passare il cavo qua dentro. Brugola del 3. Anche questa è una bella tirata che non deve mai uscire. Mi stavo dimenticando dell'accessorio più importante. Ho comprato anche questo, che praticamente, come potete vedere bene qua, ti fa tutti gli angoli per saldare e dopo fa anche la calamita. Eccolo qui, proviamo, vedete? Lui si attacca al ferro e poi ho preso quello un po' più bello, non so perché costava di meno, comunque ho preso quello da dovrebbe tenere fino a 34 kg massimo. Molto utile e direi fondamentale, sempre della Telvin. Io direi l'adesivo glielo metto qua. Beh. Esatto, se apro, se schiaccio avanti con le due alette qua, mi dà la possibilità di togliere la mascherina, poi c'è la protezione di plastica, così posso togliere anche bene la pellicola. Ora vediamo un attimino come si accende. Per fare un test, anche voi essere sicuri che la maschera sta funzionando, basta che uscite, guardate il sole e vedete se vi oscura, perché sennò prendete una flashata in faccia che non vi fa più dormire la notte. Parlo per esperienza. Ora vado subito a provarla fuori col sole e vediamo se funziona. Ovviamente non c'è sole, dunque per la scienza proverò a usarla direttamente con la saldatrice e vediamo se funziona, perché qua vedo che non c'è nessun tasto di accensione, dunque teoricamente dovrebbe essere già regolata così. Speriamo. Bene, ora non resta che attaccare dentro il più e il meno e provare questa saldatrice e farla un attimo suonare, vediamo come suona. Comunque questa saldatrice qua va bene anche se proprio non avete mai visto una saldatrice. Ovviamente la prendete, dovete farci un attimo pratica, però è una saldatrice facile che prende subito, è proprio per appunto principianti. Comunque qua hanno uno scacco, io dovrò inserire rispettando lo scacco dall'altra parte, lo inserisco e poi giro, così blocco all'interno. Stessa cosa, funziona uguale anche il meno. Perfetto, la mia saldatrice è pronta.
Adesso non resta che attaccargli la spina e provare subito a saldare un po' di ferro. Io avevo questi elettrodi qua, sono 2 mm, è già impostata giusta, come l'ho lasciata prima, 80 ampere. Tutto pronto, accendiamola. Fa un leggero rumore della ventola che gira, non so se lo sentite, è tranquillo. La massa gli attacco qua. E invece per l'elettrodo glielo metterò qua, seguendo la scanalatura, poi controllo che è dentro bene, ok. Ora utilizzo il mio super accessorio per saldargli questo su questo. Vediamo un attimo come potrei fare. Facciamo così, lo risaldo qua davanti, perché una volta l'avevo tagliato quando avevo testato il flessibile. Se non avete visto anche quel video andatevelo a vedere, e stavolta glielo rimetto assieme. Volevo anche dirvi che io porto robe elettriche solitamente, solo che mi piace anche fare altro e di conseguenza non sentitevi offesi se porto altro, perché comunque adesso devo costruire un qualcosa per mettergli sotto la macchina e lo dovrò fare con la saldatrice in cui filmerò tutto, e voglio costruire un sistema un po' speciale, diciamo smontabile. Comunque lo vedrete nei prossimi episodi, però ecco, sicuramente gli metterò anche qualcosa di elettrico, dunque non preoccupatevi che comunque io il mio argomento, diciamo, lo manterrò. Ora passiamo alla prova di saldatura e vediamo anche se la maschera mi assiste oppure no. Sì, la maschera funziona. Ok, gli farò un puntino anche dietro per evitare che mi si apra, come sta già appunto facendo. Ora provo a chiudere il buco. Questo è meglio spostarlo, che non dovrebbe più servirmi. Vedete, gli sto facendo il giro attorno mettendo un po' di materiale per volta senza esagerare, se no si buca ancora, e così il buco si sta pian piano tappando. Ci vuole ancora un pelino lì, ma ormai il buco è tappato. Fine test completato, la saldatrice funziona bene, direi che meglio di così non si può. Per essere una saldatrice per saldatori della domenica, secondo me va da Dio, anche se in realtà non è proprio quella, diciamo, che costa di meno, ma è 2 scarini sopra. Però sicuramente la consiglierei e non mi stanno pagando, perché appunto, come ben sapete, chi è che mi pagherebbe per dire queste cose?
Dunque io la consiglio gratis. Se volete vi metto il link Amazon qua sotto, e se la doveste acquistare, per voi il prezzo non cambia, ma io riceverei una piccola percentuale del vostro acquisto. Dunque spero che questo video sia stato completo e abbiate capito un po' meglio se questa saldatrice potrebbe fare al caso vostro. Noi ci vediamo al prossimo video.